sta per iniziare, lo streaming sta per iniziare, lo streaming è iniziato. Salve amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan, finalmente in un live streaming che posso farvi perché ho trovato un ritaglio di tempo e siccome la mattina ho pensato su questo argomento lo voglio fare subito. Ieri purtroppo mi si è spento da solo il cellulare perché ha raggiunto il 5% di ricarica, perché ho passato tutta la serata caricando video in musicali. Quindi se vi iscrivete nel mio canale di musicali potrete trovare dei miei video e condividerli, già hanno molte visualizzazioni. Ma il tema del giorno, pensavo alla magia nera, soprattutto alla messa nera. Voi vi chiederete ma come mai tu sei agnostico, ateo, razionalista? E beh, ma io ho letto di tutto. Allora voglio fare dei chiarimenti su quello che è in realtà la magia nera e soprattutto la messa nera. Qua c'ho un libro sulla Goezia, le chiavi minori del re Salomone. Poi basta vedere Biglino che cosa dice della magia, delle vocazioni. Qua c'ho vabbè i mantra, sacre parole di potenza, che appartiene alla magia buddista, indù, orientale. Poi qua c'ho qua i misteri dell'occulto, una gran cavolata di libro, come anche una gran cavolata di libro che mi è costato magari 25.000 lire dell'epoca, negli anni 90. Questo scuola di magia, la scienza aiuta qualcosa, corso pratico di auto iniziazione. Quindi compri questo libro e in pratica diventi mago da solo, senza bisogno neanche di andare da un farlocco che ti dà delle iniziazioni. E poi qua la magia, la scienza assoluta, 48 chiavi e rituali magici, molti dei quali sinceramente fanno ridere. Poi vabbè, invece c'ho dei libri sulla storia della magia, dell'occultismo, dell'esoterismo occidentale. Ma chiariamo questo: molta della magia medievale, dell'occultismo, dell'esoterismo, del misticismo non sono state nient'altro che dei travisamenti delle religioni politeistiche e pagane del Mediterraneo, dell'antica Grecia, dell'antica Roma, dell'antico Egitto. Siccome Costantino ha imposto il cristianesimo cattolico, apostolico e romano come religione dell'impero, allora le persone non hanno più potuto studiare le scienze ermetiche, il politeismo e il paganesimo dell'antichità. Il termine strega, striger se non mi sbaglio, esisteva da prima del cristianesimo ed è un termine latino. Allora che è successo? Che le streghe hanno continuato a tramandarsi quella eredità sapienziale dell'antichità senza però riuscire più a capire che cosa stessero facendo. E poi già i cristiani, i cattolici avevano trasformato le divinità, i numens e i lari dell'antica Roma in demoni, perché tutto quanto non era cristiano era demoniaco. Allora loro pensavano, queste streghe, di stare realmente evocando delle potenze demoniache, quando in realtà erano i nomi distorti di antichi dei del Mediterraneo. Poi c'è anche da dire, per esempio, che molti nomi dei sigilli della magia evocativa sono nomi biblici deformati, come dice Biglino o bilingo. Quindi quando uno prega Babel, Asmodeus e queste cose, non sta nient'altro che dire, evocare il nome latinizzato, quindi deformato in latino, di personaggi biblici. Allora è esistita la stregoneria o no? Sì, è esistita. Alcune streghe si accontentavano di fare delle pozioni, degli unguenti nel tentativo di sanare le persone. Poi ci sono state anche le streghe che si prestavano a avvelenare altre persone, perché se la gente non vuole guarirsi e guarire i suoi cari, vuole ammalare o uccidere i suoi nemici.
quindi ci sono state delle streghe che hanno fatto dei sacrifici umani o cose del genere, come la leggenda vuole. Non sono state la maggioranza, però preparavano delle pozioni, degli unguenti per avvelenare, per esempio i filtri. Erano nient'altro che delle bustine di stoffa con dentro degli elementi velenosi che magari venivano occultati nei vestiti delle vittime. Magari un contadino voleva vendicarsi del vicino che gli rubava i polli e le pecore, e nella taverna, quando l'altro andava in bagno, nel cappotto, nell'impermeabile, nella giacca, gli cuciva all'interno un filtro, cioè un pezzetto di stoffa che conteneva degli elementi velenosi. Poi l'altro se lo metteva al cappotto e andava a lavorare 8 ore di seguito. Il caldo del corpo, la traspirazione, tutto con il tempo faceva che la pelle assorbisse quei veleni. Però le streghe di solito facevano, intentavano, per esempio erano anche delle parienti, nel senso che aiutavano le donne a parire, a partorire. Eh, delle puerpere. Comunque faceva delle ricette, degli incantesimi per portare sciagura. Addirittura la superstizione vuole che facessero grandinare, perdere il raccolto, eccetera. Sempre che ci fosse stato qualcuno disposto a pagare, loro facevano qualsiasi cosa. Le messe nere, ecco, molti attribuiscono le messe nere al satanismo, alla demonologia, alle streghe, agli stregoni, eccetera. Invece l'etimologia di messa nera è tutta un'altra cosa. Infatti molti credenti cattolici non sanno che quando purtroppo gli muore un loro familiare, un loro parente, assistono a una messa nera, perché la messa nera è celebrata in occasione di una dipartita, cioè quando si deve ci si deve accomiatare da un defunto, gli si dedica una messa. Quella messa è detta nel cattolicesimo messa nera, quindi di per sé messa nera non è un qualche cosa di strano, è la messa che si fa prima del funerale. Molti dicono: sono stato al funerale di mio nonno che è vissuto 112 anni, ma in realtà il funerale è la processione che si fa dalla chiesa al cimitero. A volte è una processione molto corta perché la chiesa sta nel cimitero o molto vicino. A volte si deve prendere la macchina e andare a 15, 20, 30 minuti di distanza. Una volta si andava a piedi. Da qui la marcia funebre che è lenta, perché nessuno ha fretta di andare al cielo, non dovesse mai succedere che ci rimane. Allora il funerale è la processione che conduce il defunto fino all'ultima dimora, ma la celebrazione, la messa che si celebra in onore del defunto, è chiamata proprio messa nera. Allora voi mi direte: ma perché si associa alle streghe, alla magia nera, al satanismo la messa nera? Bene, innanzitutto la messa nera non era celebrata da streghe, stregoni, e non aveva elementi, diciamo, sacrileghi come il sesso, la droga, il rock and roll. Quella è stata una reinvenzione soprattutto di Anthony LaVey negli anni 60 o 70, un nordamericano che ha voluto soprattutto fare i soldi con il senso del proibito, del tabù, durante la rivoluzione culturale degli anni 60. Già dall'ottocento o dal settecento c'è stata la moda soprattutto di intellettuali, poeti italiani ed europei, del satanismo, del luciferanismo come protesta culturale contro i rigori della chiesa, un ateismo satanico o luciferico, ma che non era realmente satanico o luciferico, però che vedeva in Lucifero e in Satana il grande ribelle all'ortodossia della chiesa cattolica e del cristianesimo in generale, cioè un liberalismo, se non un libertinismo, che si prendeva, si faceva scudo del satanismo e di Lucifero, come in Milton, i poemi che ha fatto su Satana. Però le messe nere devono essere, per funzionare, rigorosamente
praticate da una volta nel medioevo, quando ancora non si era riformata la chiesa cattolica. C'erano anche dei laici che potevano fare messa. Poi hanno preso il voto della castità, del celibato e della povertà, si fa per dire, vedi l'attico di Bertone, per non per far sì che i parenti degli ecclesiastici non ereditassero i beni della chiesa, altrimenti non potevano accumulare miliardi e miliardi di euro come hanno oggi in tutto il mondo, forse centinaia di miliardi di euro. Sono i principali azionisti di Wall Street. Allora, una messa nera rigorosamente deve essere celebrata da una persona ufficialmente adibita a svolgere le messe dal Vaticano, dallo stesso Papa. Quindi deve essere una monaca, una suora, che può essere anche laica, un prete, un frate, un monaco, un sacerdote laico, magari una persona laica che può svolgere messe in assenza di personale ecclesiastico. Voi mi chiederete, ma Sant'Enchan, che c'entra tutto questo, la messa al defunto con la messa nera? Vi ho già spiegato che le messe al defunto sono messe nere, poi si fa la processione, che è il funerale. Allora, chi avevano di cattivo le messe nere, che facevano non stregoni o satanisti, ma proprio, ecco, un contadino andava a dire al prete: il mio vicino mi ruba le pecore e io impoverisco. Allora il prete o il sacerdote, l'ecclesiastico, il monaco, la suora, chiunque, gli diceva: va bene, gli facciamo una messa nera, così poi il signore gliela farà pagare. Le chiese o i luoghi di culto erano tutti consacrati, questi luoghi di culto, basiliche eccetera, dove si celebrava la messa nera. Non vedevano il sesso, non vedevano le droghe, non si sfregiavano i simboli religiosi, anzi al contrario, si adorava Dio. Ma la parte sacrilega qual era? Che si metteva una bara o un simulacro di bara, che si celebrava a bara non solo vuota ma chiusa, non solo chiusa ma vuota, e addirittura ci fosse un feticcio in luogo del morto. Quindi è un po' come la magia voodoo, che si punzecchia una bambola. Lì in quel caso si metteva una replica del morto, un fantoccio, dentro una bara che rimaneva magari chiusa, così la gente si faceva poche domande, perché fino al 1800 e passa, fino al 1900, se non addirittura oggigiorno, ci sono delle religioni, dei religiosi che si sono prestati a celebrare le messe nere. Allora che succedeva? Che è considerato anche oggi da parte di molti credenti un atto pietoso partecipare anche a un funerale di chi non si conosce, partecipare a un funerale di una persona sconosciuta. Quindi c'è un funerale, io ho visto delle chiese quando sono andato nel centro di Roma, mi sono intrufato, c'era un funerale, ma io ho potuto vedere la chiesa con tranquillità, basta non disturbare. Era una chiesa antica. Allora, per non destare sospetti che fosse stata qualcosa di irregolare, la bara si manteneva chiusa, fosse stata vuota o con un feticcio del morto. La cosa blasfema era proprio il fatto che non si celebrava la messa nera per un defunto, ma in onore ad una persona che a tutti gli effetti godeva di una splendida e che era viva. Quindi, siccome secondo la legge della corrispondenza della tavola di Ermete Trismegisto, o la legge di causa effetto del buddismo, a cui si credeva nel medioevo, perché per esempio se tu raffiguravi una persona nell'inferno o nel purgatorio in un quadro o in un arazzo, o facevi un dipinto di qualcuno che stava in una casa in fiamme, credevano realmente che quello era profetizzare, eh, profetizzare profetizzare che la persona sarebbe andata nel purgatorio, nell'inferno. C'ho dei messaggi che mi continuano a apparire qua e mi scocciano un po'.
profetizzare nel cellulare. Se uno raffigurava una persona a casa in fiamme, nell'inferno, nel purgatorio, era come attaccarla, perché veramente la persona sentiva che poteva andare nell'inferno, nel purgatorio, che sarebbe morta in una casa in fiamme. Quindi, come dire, realmente chi faceva una messa nera si credeva che c'era correzza, che se uno pregava il dio attraverso una messa nera di ricevere presso di sé a Tizio, Caio o Sempronio, e Tizio, Caio e Sempronio erano vivi, magari si mettevano tre bare vuote, si credeva veramente, o perlomeno la gente lo credeva, soprattutto gli illetterati, che gli analfabeti, i contadini, che veramente Dio si sarebbe impietosito di quelle povere anime che erano ancora vive e sane e le avrebbe portate seco. Per quello che quando prendevano questi preti non potevano dire che era circonvenzione di incapaci, perché anche le messe normali sarebbero state, le messe nere normali sarebbero state circonvenzione di incapaci, e anche le messe in generale, ma dicevano che erano degli eretici e degli stregoni e li bruciavano come eretici e stregoni, perché la chiesa non poteva uccidere direttamente. Allora o era il potere temporale ad ucciderti, o l'inquisizione ti torturava fino alla morte. Per esempio ti immergevano tante volte nell'acqua fino a che affogavi, o legavano a un tronco e davano fuoco a della legna, poi tu in conseguenza all'incendio appiccato morivi, ma non è che ti davano fuoco direttamente. La chiesa non poteva uccidere perché doveva rispettare il comandamento non uccidere il prossimo tuo. Allora che facevano? Ti infliggevano delle punizioni che sapevano che conducevano alla morte, ma loro non ti uccidevano. Il fuoco e il falò lo accendevano tutto intorno, per quello che si moriva molto lentamente nel rogo, non velocemente, perché a parte che qualcuno aveva la fortuna di morire perché asfissiato dal fumo e respirava l'aria calda nei polmoni, ma la chiesa non poteva uccidere direttamente, quindi uccideva con torture, perché torturare lentamente si sapeva che portava alla morte, al dissanguamento, allo smembramento, ma non poteva uccidere. Nei comandamenti non c'è scritto, nei 10 comandamenti, non torturare il prossimo tuo fino alla morte, o non torturarlo, o non fargli del male. C'era solo scritto, grazie al cielo per la santa inquisizione, santa fra virgolette perché è stata demoniaca, non torturare il prossimo tuo. Non c'era scritto. E allora sto diavolo, ecco, lo si invocava in molti riti stregoneschi, satanici e tutto nel medioevo, perché molte volte questo signorello qua è stato la deformazione di divinità dell'antichità greco-romana ed ermetico alessandrina. Tutti gli dei che non erano cristiani in tutta Europa e nel Mediterraneo erano trasformati. Infatti vedete, le corna sono del dio Pan, la coda non so di chi, però hanno fatto una divinità che in pratica poi c'è anche il conflitto del bene e del male. Se Dio è sommamente buono e sommamente potente, come può il male agire? Allora Dio non è sommamente buono e sommamente potente. Se il diavolo interagisce nel mondo per volere e coscienza divina, allora significa che Dio non è sommamente buono, anche se sommamente potente, perché permette al diavolo di agire. Capito? E invece non dipende da Dio il fatto che attua il demonio nel mondo a produrre il male, significa che ci sono due dei e non uno, perché il diavolo riesce a contrastare Dio. Allora non è infinitamente buono e infinitamente potente e infinitamente onnisciente Dio, perché c'è il diavolo che è potente come Dio. Invece
se Dio è onnipotente, onnisapiente, onniveggente e ogni tutto, come può il dio, questo diavolo, essere così forte da contrastare Dio nel mondo? Allora, o Dio è anche cattivo e distruttivo e odia perché il diavolo agisce nel mondo, oppure è un altro dio contrapposto, come si crede nel manicheismo, che il diavolo è un dio contrapposto al dio buono, che ci sia un dio buono e un dio cattivo. E qui vi consiglio la lettura di quest'opera che parla proprio del conflitto del monoteismo, che ci sia un dio buono contrapposto a un dio cattivo, come nel manicheismo e anche nel zoroastrismo, che proviene dalla Persia, come mi sembra anche il manicheismo, solo che il manicheismo ha unito taoismo, buddismo, correnti asiatiche dell'India, induismo eccetera, ed è un'opera di Salman Rushdie, I versi satanici. Questo leggetevelo perché ha molto senso critico. I versi satanici, opera che mia madre mi comprò quando uscì e che io ho riletto già 2 o 3 volte. È molto interessante, lo rileggerò al più presto. È stato impresso nel mese di marzo dell'89. Questo è Salman Rushdie, come era nell'89 logicamente. Cercate, magari troverete il testo addirittura in audiolibro o in versione gratuita in internet, nel web, oppure lo comprate anche usato, perché non sempre bisogna comprare libri nuovi, a volte stanno in ottime condizioni ma usati nelle bancarelle, nei negozi di libri usati. I versi satanici, e qua fra immaginazione, storia e invenzioni letterarie il bene si confonde con il male, il dio buono con il dio cattivo, non si sa più se Dio sia buono e il diavolo cattivo, o se il diavolo sia buono in fondo nonostante la sua malvagità, e Dio sia cattivo nonostante la sua bontà. E se il diavolo non attui male per il bene e il dio non ha, e Dio non attui bene per il male. Infatti ciò gli è valsa la scomunica da parte dell'Ayatollah Khomeini e anche una fatua, cioè un editto di morte. Ancora adesso Salman Rushdie lo protegge Interpol e la polizia britannica, perché non si sa neanche dove vive e lo minacciano di morte gli integralisti, a cui evidentemente il suo libro, anche se non hanno letto, non è piaciuto per niente. Poi c'è un capitolo che vi fa vedere come lui l'abbia scritto in 139. Lui l'abbia scritto in inglese e non si sa come qualcuno si sia arrabbiato, eh, come sia arrivato ad arrabbiarsi per le cose contenute contro l'Islam tutto il mondo musulmano, quando è stato pubblicato in inglese, in realtà non in arabo o in persa. Vedete, questo capitolo si intitola Elohim Dion. Io ci ho capito, io ci sono arrivato dopo un po' di tempo a capire che significasse. Il terzo capitolo si titola Elohim Dion, e sapete che cos'è? Ciao Strange Dan, sapete che cos'è il titolo di questo terzo capitolo? Elohim Dion è lo spelling, cioè la pronuncia delle lettere del nome della città Londra. El o win d o n, e come si fa lo spelling, la pronuncia delle lettere in inglese, delle lettere che formano il nome Londra, quindi l o win
n di lon di o don n london Halloween don Halloween tutto scritto unito don. Uno dice ma che significa? È un gioco di parole, significa è l'anagramma di Londra, Halloween don. Quindi lui l'ha scritto in inglese e io mi domando come mai molti musulmani si sono inferociti contro questo autore quando pochi musulmani parlavano in quell'epoca in inglese e la diffusione di questo libro è stato soprattutto fuori dal mondo musulmano. Come sono arrivati a fare in Iran la fatwa contro Salman Rushdie se questo libro è stato scritto non in persa, non in arabo, ma in inglese? Boh. Poi di Salman Rushdie o altri libri, ma vi voglio anche dire, vediamo, perché quel simbolo nella collana è una cordicella. Beh, visto che stiamo in tema, io sono agnostico ma sono ateo, sono razionalista, ma colleziono un po' di cose così. Poi mi sono anche fatto preparare un quadretto, mi sono anche fatto preparare un quadretto che non ho mai attaccato alla parete. Tiè, perché ho questo il quadro di questo signore? Perché ho il quadro di questo? Perché ho letto abbastanza dei suoi libri, allora volevo fare una nicchia con i suoi libri e il suo quadretto. Si tratta all'anagrafe è nato come Edward Alexander Crowley, ma visto che odiava così tanto suo babbo, Alexander lo ha trasformato nel gaelico Aleister, e quindi lui si fece chiamare tutta la vita Aleister Crowley. Nel titolo metti scritto ricambi e fai più spettatori. Sì, ma non funziona, l'ho fatto nel passato, grazie. Comunque ci proverò, tenrò in considerazione il tuo consiglio anche nel titolo, no, nella descrizione magari meglio, perché il titolo ormai ci ho scritto le 60 lettere, non so se postrò dal cellulare, forse dovrò entrare nel computer. Comunque ecco qua, Aleister Crowley, che in ripudio del padre non si fece mai chiamare Edward Alexander perché il padre lo maltrattò. Dicono che fosse stato un satanista. Poi di Aleister Crowley ho letto molti libri, ma quelli che vi consiglio di più sono questi due. Questo che è La figlia della luna, e dovrò un po' coprire così perché magari ci sono dei puritani in YouTube. La figlia della luna, edito dalla Arctos Sevagram. La figlia della luna, molto interessante come opera. Qua si è fatto un fermo d'immagine, forse leggete quello che c'è scritto, già l'ho commentato in un altro libro, lo rileggerò, è molto bello. E poi naturalmente quello della casa editrice Astrolabio, Magic. In questa sua opera fondamentale il più grande mago dei nostri tempi riporta a nuova vita ai principi dello yoga e dell'alchimia assieme ai culti misterici orientali, dando origine a un nuovo sistema di magia sessuale, la più potente mai praticata. Devo dire che io questo libro l'ho letto solo una volta, non ho mai praticato nulla di quello che c'è scritto qua, ma mi è interessato moltissimo, anche se molte delle cose che c'erano scritte riguardo le filosofie orientali già magari le sapevo un po'. Poi lui ha fatto una zuppa mista, un minestrone, una frittura di tutto, perché non gli interessava credere in nulla, ma gli interessava raggiungere le mete. Quindi qua ci sono degli esercizi di yoga, come vedete. È un libro molto interessante perché uno è una sintesi moderna della magia. Naturalmente io ve lo dico non come qualcuno che abbia praticato la magia, ma
semplicemente come un qualcuno che è stato interessato in molti argomenti. Io considero che leggere sia molto importante, però ecco il simbolismo che c'è nel libro molto oscuro, molto interessante, la fusione di tutti i culti, che poi sembra quasi massonica, new age. Infatti molto di Crowley e della Blavatsky c'è anche nel new age, è quello che spaventa molti, proprio il fatto che ci sia molto di Blavatsky, eh, Elena Petrovna Blavatsky, che poi è stata una ciarlatana occultista e ha fondato la sua società teosofica assieme a un'altra che adesso non mi ricordo come si chiama. Era lei. Questo mattone di libro con quasi 1400 pagine gli è costato a mia madre 70.000 lire. E quindi come dire, questo mattone di libro l'ho letto una volta sola e mi è bastato. Allora, ritornando al tema e salutandovi con lui, Aleister Crowley, il maestro indiscusso della magia, dell'occultismo, dell'ermetismo, dell'esoterismo moderno per molti, dopo prima della Blavatsky addirittura, di altri, del movimento Lucy Trust, che ha fondato l'occultismo della teosofia moderna in California, a Berkeley, salutandovi con lui, che dicono che è stato un adoratore di lui e che ha scritto un libro sulla magia evocativa, Goetia, la clavicola minore del re Salomone, che poi è tutto un insieme di travisamenti, perché i nomi che vi appaiono sono nomi biblici di re, di governanti, di generali. Quindi c'è stato nel medioevo un travisamento delle religioni, tanto del monoteismo ebraico come delle religioni pagane e politeistiche del Mediterraneo, i Lari, i Lumi, gli dei pagani, i Numi, le divinità etrusche, romane, greche, tardo alessandrine, ermetiche, sono stati demonizzati tutti dal cattolicesimo, e quindi quelli che non erano in linea con i cattolici si facevano gli stregoni adorando quelli che credevano dei demoni ma che erano delle divinità del passato. Quindi già ho detto tutto quello che volevo dirvi. Lasciate i vostri commentari qui sotto, mi raccomando, e soprattutto cosa ne pensate voi. Siamo arrivati di nuovo al tema: se Dio è onnipotente, allora com'è che può attuare il male nel mondo? Come può esserci un demonio che lo contrasta? Se è veramente onnipotente, onnipresente, onnisapiente, onniveggente, come ha potuto creare un mondo perituro, un essere umano peccaminoso? Se è così positivo Dio, l'essere umano non sarebbe stato così fragile da cedere alle tentazioni, ed io per esempio in questo momento a ruttare il pranzo. Quindi esistono il bene e il male assoluto, Dio e il demonio, e sono due entità separate, ma soprattutto vi ho voluto chiarire le linee generali di quello che secondo me è la magia, l'ermetismo, l'occultismo. Per più che si dica che c'è magia bianca, magia rossa, magia verde, magia nera. Ciao Mary Ricami, come stai?
ti invito, Mary Ricami, Adesso mi segui solo te, credo. a riguardarti il video, perché adesso purtroppo devo staccare, si è fatto tardi, ma come puoi vedere oggi mi sento molto dark. Poi, parlando di un tema come quello della magia, dell'esoterismo eccetera, delle messe nere, non potrei sentirmi bianco. Bene, parto per le vacanze domani. Auguri, Mary Ricami. Auguri, Mari Ricami. Mi raccomando, condividi questo video e dovunque tu vadi in vacanze fai vedere ai tuoi amici e a tutti i tuoi conoscenti, alle genti che conosci pure fuori d'Italia, se hai la fortuna di andare fuori d'Italia e non rimanere nella tua città. Fai vedere il mio canale e i miei video a quante persone più possibile. Mi aiuteresti, perché sono disoccupato. E poi fai vedere questo video in modo che lasciano il loro commentario, magari gli traduci quello che ho detto nel video, così commentano anche in idioma straniero. Aiutami a recuperare le monetizzazioni del video, e questo lo dico, care amiche ed amici di YouTube, anche a tutte e tutti voi. Mi raccomando, commentate sotto questo video che ne pensate delle messe nere, della magia, di tutto. Speriamo vado da parenti. No, vado al paese, sì. Maricami. Bene, allora, ai parenti, familiari, amici, alle varie case che vai di parenti, familiari, amici, anche ai loro vicini di casa, ai loro amici, parenti, familiari dei vicini di casa, quando entri nel salotto, quando accedi al loro computer, scrivi in YouTube Sant'Enchan e vediti i miei video. Grazie, Mary Ricami. Fai così, fagli vedere a tutti i tuoi parenti, amici, familiari i miei video, fa che li commentino e chiedigli di condividerli ai loro parenti, amici e familiari e vicini di casa, così si ha un effetto moltiplicatore. E poi voglio avere tanti commenti sotto questo video, voglio che la gente si iscriva in massa nel mio canale, che attivi la campanella e che vedano quanti più video possibile, soprattutto fra quelli più visti, in modo che siano prossimi a raggiungere 100.000 views. Ma anche quelli meno visti, quelli più vecchi, Non hanno connessione ad internet, sono contadini. Ah, beh, in un certo senso sono fortunati, perché vabbè. Allora, riepilogando, visto che voglio chiudere il video, Mary Ricami, abbia ti auguro buone vacanze. Io adesso devo staccare. io vado con la connessione del cellulare. Ah, bene, allora fagli vedere col cellulare i video, tanto basterà che gli fai vedere, non so, quelli che ti piacciono di più, perché se glieli fai vedere tutti, che sono più di 840, non so se tu puoi farglieli vedere tutti, bene, però sono 840. Scegli i temi che più ti piacciono, perché se no magari spendi un fagotto di denaro per farglieli vedere tutti con la connessione, magari stanno in montagna a alta quota e non ci sono molti ripetitori di segnale. Allora, a meno che non hai un cellulare satellitare, allora, cara Mary Ricami, cari amici ed amiche, qui termina il mio video. Ah, bene, ancora stai a casa. Sì. Mm, qui vi lascia il vostro Sant'Enchan. Vi ho ripilogato un po' i temi, perché si chiama messa nera, perché era sacrilega, perché in realtà ogni messa dedicata a un defunto è messa nera. Le messe che invece sono dedicate ai vivi, le messe nere, diventano sacrileghe, perché si augura che uno vada nell'aldilà. Ciao, Mary Ricami. Ma le messe nere in origine non erano tutte quelle messe in scena, è il caso di dire, tutte quelle messe in scena che ha fatto Anthony LaVey negli anni 60, con rappresentazioni oscene. Erano delle messe del tutto normali, soltanto che dedicate all'anima dei vivi. Allora, ricordatevi, come sempre, io in questi giorni o questa sera metterò i video consigliati nei riquadri, nelle anteprime, e poi anche nel bottone in alto a destra, e poi mi metterò in descrizione il profilo del mio
Musicali. Mi raccomando, seguitemi anche in Musicali e in Instagram, che metterò i link, perché ieri sera mi sono scaricato tutta la batteria del cellulare per caricare video in Musicali. Speriamo di avere successo in Musicali e che quel successo si rifletta in YouTube ed in Instagram. Allora, il vostro Sant'Enchan, augurandovi delle splendide vacanze a tutte e tutti voi, vi lascia. Sono contento di aver potuto fare questo nuovo live. Vi saluto e a presto. Ciao. Ciao Mari Ricami, ciao.